Ciao a tutti, ben ritrovati! Eccoci con un nuovo video. E appunto, visto che siete state tutte d'accordo sul continuare insieme questo Jiangsu, questo diario sostenibile, adesso devo un po' riprendere tutti i discorsi lasciati, no? I nostri termini in italiano. Allora, però per prima cosa quello che voglio fare con voi oggi è creare delle semplici tasche qua. Vi ricordate che c'era questo saltino che non mi piaceva e che volevo coprirlo integrandolo con un pizzo, ma anche non un pizzo da questa parte. Io lo metterei di qua il pizzo, ma attaccherei la tasca ben qua sopra la stoffa, sopra il saltino, scusate. Così, in modo che lo copro. Adesso ero in dubbio se lasciare i dentelli della stoffa o rifilarlo, tanto è anche un pochino lunga. Taglio e faccio uno zig zag. Vado a fare lo zig zag a macchina tutto intorno in modo che non sfrangi esageratamente. Ho pensato di mettergli anche questo qua, qui così, sempre per infilare qualcosa, no? Però prima di attaccarla qui forse mi conviene incollare sia il pizzo e sia questo qui in modo che non trapassi la colla sopra la mia pagina. Prendo questo. Questa è una lastra smacchiata, non lo consiglio a nessuno di farlo perché c'è da intossicarsi con la connegrina, ma così, boh, niente, l'ho fatto. L'ho visto fare in un video e ho voluto provare, ma non è proprio cosa. Allora, faccio così, decido da che parte lasciare un pochino l'apertura, perché farò una taschina appena aperta così, no? Quindi inizio di qui e finisco sul fiore rosa, Poi non so se macchiare un po' la stoffa o lasciarla così bella, così colorata, senza sempre esagerare con questo vintage che comunque scurisce molto le creazioni, cioè essendo primavera, tanto l'idea del vintage c'è, questa qui la lascerei così, senza fare macchie. Allora, un pizzettino potrebbe anche essere questo. Adesso devo cercare di metterla ben tesa sulla pagina perché la mia macchina, o io che non sono capace, ho arricciato un pochino facendo lo zig zag. Bella, molto molto primaverile. Qui stavo pensando se fare magari qui un po' di stencil, visto che c'è tutto questo bianco un po' così, o semplicemente così, oppure questo qua, fare un pochino così. Magari vado un po' a richiamare qui, che ne dite? Victorian Velvet, i miei unici, sempre loro. Vado a cercare, ecco questo qui. E ben tesa
E qui mi fermerei, nel senso che è bella sta pagina, è molto colorata. Se deve essere primavera, è primavera questo, anche estate, non c'è problema. Visto che sarà un junk primavera-estate. Allora, ho fatto, e magari adesso continuo con voi, così facciamo due cosette oggi. Abbiamo fatto una tasca e vado a fare questi index card, dove praticamente sono dei tab, no? Quelle classiche cartelle che si vanno sfogliando così o che si mettono proprio su uno schedario, dentro uno schedario per i vari argomenti. Non so se mi spiego. È una riproduzione, diciamo, di questo. Io l'ho fatta molto vintage, molto. Magari adesso cerchiamo di farla un po' più colorata, però mi sembrano le cose ideali da infilare in queste tasche, che adesso non so se è già asciutto, magari aspetterei poi. E così, in questo modo esce fuori questo simpatico tab molto carino. Magari adesso ne faccio una un po' più a tema primavera. Questa le ho fatte così per provare, ma non è detto che le metterò dentro questo Junk Journal, perché anche se il tema, ci sono ramoscelli, farfalle, tutto, non è molto primaverile come colore, né? Quindi non so, vediamo, mi riservo di metterli dentro questo junk. Voglio fare qualcosa di un pochino più colorato. Allora, quindi intanto che questo si asciuga, che poi veramente sarebbe da fare anche questa, oppure sul retro potrei semplicemente mettere un pizzo qua, e magari una taschina bassa, tanto per non ripetere la stessa storia e lasciare anche scoperto un po' di libro. Vabbè, vediamo, dai, vediamo lungo il cammin di nostra vita. Aspetta che questo si deve asciugare, lo lascio qua così. E per fare queste cartelle, diciamo, ho preso questa carta qui e l'ho divisa a metà, però stavo pensando invece di dividerla a metà di doppiarla, perché a parte che no, perché tanto poi io faccio il collage. Infatti questo qua dove non c'è collage è molto morbido, questo qua ho fatto un po' più di collage ed è più rigido, quindi non c'è bisogno di doppiarlo. Poi alla fine non è che debba essere tutto così spesso. Allora, quindi come ho detto vado a dividerlo a metà. Volete le misure? Allora, il foglio intero è 19 quasi per 17, quindi diviso a metà. Vi ridò le misure perché magari vi piace la misura ma non avete dei pezzi di carta uguali ai miei, essendo dei rimasugli, questi dei tagli di un'agenda che mi ero fatta tagliare in tipografia, quindi diventa 9,5 per 17. Ok, allora la prima cosa che vado a fare è comunque smussarli gli angoli. Ok, e poi mi diverto con del collage. Allora, tiro fuori tutta i miei frammenti di carta. Tra l'altro ho anche dei bei washi qua che sono finiti in questa specie di cassettino. Questo è quello che ho fatto io e lo uso appunto per mettere questi ritagli. Vedete la finitura com'è? È lucida, proprio lucida, bella. Posso spolverarlo anche con un panno umido che non patisce, e quindi tanta roba. Questa è un'autentica chiave che avevano i miei, e l'ho infilzata dentro con sempre questo prodotto qui che incolla davvero bene. Basta farlo asciugare bene. Insomma, se vi interessa vedrete magari qualche costruzione.
Asciugo un pochino. Allora, ritaglio. La mia forbice, questa qui, la mia preferita, si è rotta col cartone, si è un po' si è staccato un po' il manico. Proviamo. Sapete quando avete quegli oggetti preferiti che vi trovate proprio bene, ecco. Immagini, io tanto tempo fa avevo fatto queste fotocopie di proprio delle cose che mi avevano mandato, dei ritagli che mi avevano regalato, e poi li ho trovati anche nei altri libricini, però all'epoca appunto ho pensato di duplicarli perché erano gli unici che avevo. Quindi io prenderei delle immagini che ci stanno in questo ritaglio e prenderei, vabbè, questa di sicuro perché è molto colorata e direi che va bene per il mio primavera. E poi però ci sono immagini in bianco e nero, a parte questa che però è grossina, sono tutte uguali, avevo paura di rimanere senza proprio. Magari metto questo orologio, vediamo un po' come risulta. Poi c'è anche una parola in italiano, c'era una volta, però c'è, ah sì, l'avevo preso da internet, è una pubblicità, ma mi piaceva la scritta, quindi io dovrei mascherare quella scritta del sito, perché c'è comunque una pubblicità di un sito, ops, e ci starebbe proprio bene questo c'era una volta, anche questo forse l'ho già anche utilizzato da qualche parte. Sì, a me piace, va bene. E quindi poi ritaglio questo orologio e ho già deciso i miei soggetti da mettere sopra, parte almeno. Allora, iniziamo. Questa invece vi faccio vedere una cosa che forse sapete già. Volendo, con queste cose si può fare una sorta di decoupage, di tovagliolino, diciamo. Questo sempre imparato dalle ragazze spagnole, e sono spagnole le ragazze, non brasiliane. Ho avuto la conferma da un'amica che mi ha scritto che è andata ad ascoltare per dirmi appunto che erano effettivamente la lingua era spagnola
ma io nel frattempo ero andata a vedere le informazioni perché ho detto cavoli, ma magari comunque vi metto il link nell'info box di queste ragazze che fanno le scatole, ma non solo, fanno tantissimo decoupage, appunto non sui diari ma sulle scatole. Comunque ho imparato anche da loro questa cosa simpatica. L'unico problema è che si spreca tantissimo scotch, quindi avete già capito, forse la conoscete già la tecnica. Su cose piccole ci sta, ma dispiace un po' su cose grosse sprecare davvero tanto scotch. Io qui sì, qui quello scotch che ho sprecato, perché qua ci sono delle parti appunto qua fatte con questa tecnica, ma avevo sprecato dello scotch e l'ho messo tutto qua sotto, cioè proprio come background. Però appunto, allora praticamente si schiaccia bene lo scotch contro il foglio. Questo foglio tra l'altro è 80 grammi, quindi è già sottile di suo, e poi si toglie via tutto uno strato di carta. Resta praticamente la consistenza. Vedete che spreco, questo qua non lo riutilizzi più purtroppo, a meno che non fai come me che lo usi per fare dei background. Quindi questo lo attacco con la tecnica sempre del decoupage, invece l'altro lo attacco normalmente. Cominciamo da qui così poi si asciuga. Uso sempre gesso clear. Io queste qui le ho messe sotto un peso poi, perché comunque erano imbarcate anche queste. Allora, mettiamo la garzina. Metterei qua la mia scrittina "C'era una volta", molto romantica. Non trovate che comunque queste scritte ovviamente evocano le fiabe e di conseguenza è molto romantica. Quindi ci metterei anche sotto questo pizzettino. Allora, eccoci qua, ho anche asciugato un pochino il nostro finto decoupage, molto carina. Adesso vado a creare queste tab. Allora adesso vado a puntare un pochino con questo qua che stia fermo, perché poi in ultimo, poi proseguo, posso continuare dopo, vado a fare lo zig zag tutto intorno. Questo invece me lo porto lì sulla macchina da cucire e lo faccio sopra sul momento. Non riesco neanche a prenderlo in mano. Allora, così, e poi lo metto anche un pochino più alto e lo metto così. Allora, 1,
e vado a cucire in modo irregolare. Adesso vi faccio vedere. Allora, eccoci qua, vedete cosa ho fatto? Peccato, la mia macchina da cucire fa dei punti sempre molto strani, non sono perfetti, no? Però ho fatto sia degli zigzag sia dei punti dritti, però ondulandoli proprio in modo opposto tra loro, formando questa catenella. Boh, mi piace tantissimo. Allora, l'altra cosa che voglio andare a fare è mettere le righette qui, un'idea di righetta, perché non sono righe molto regolari, quindi cioè, voglio solo dare l'idea. Si vedono? Un pochino, sì. E quindi il retro potrebbe già andare bene così, invece il davanti manca di una cosetta, a parte che qui adesso voglio anche, anzi facciamo prima questa cosa, vediamo se c'è una scrittina in italiano ancora qui, solo che le scrittine in italiano qui sono molto piccole. E allora io metto un create qua, così. Ora, prossimo obiettivo è fare delle letterine, delle paroline in italiano, anzi metto dream, prendo un pezzettino di questa retina. Quindi la parolice voglio timbrare un pochino, anche solo con delle scritte come al solito. Va bene, così mi piace, non troppo scuro, colorato, ma sempre comunque sui toni del vintage. Pensando di mettere un frammentino di questo scotch washi tape con le rose. Ok, va bene. Allora adesso ne posiziono uno da dove abbiamo fatto lo spazio, ok, qui tanto per farvi vedere, tanto si è asciugato, è una taschina bella che stringe bene, quindi non scappa, bello, mi piace, ci sta. Allora, quindi questo lì, forse sarebbe meglio questo coi colori, vediamo un po'. Chissà, sì, ci sta meglio. Invece questi vedrò poi. Qui ci starebbe anche una spilletta, quindi il prossimo giro faremo una spilletta, qualcosa da attaccare qui. Vediamo se ho, adesso qua devo ancora farle, però forse ci sono troppo spesse, però allora vediamo se ho un abbellimento piccolino pronto, anche questo qua, ma è grosso, comunque spesso. Niente, devo fare, allora, obiettivo, fare degli abbellimenti leggeri, cose non troppo aggressive, pesanti, quindi dai, ok, facciamo così. Il tempo è scaduto, devo andare, ma ci vedremo presto per andare avanti con questi abbellimenti, che ce n'è da fare qua ancora. Qualcosa farò solo perché sapete che a me comunque piace sempre lasciare le pagine molto libere, quindi farò qualcosa da pinzare, degli stencil, semplicemente delle timbrate, magari qualche stickers attaccato sulle pagine, ma lascerò molto libero, quindi non ci metterò tantissimo, credo. Ok, io vi saluto qui ragazze, ci vediamo presto però,
Vi mando un mondo di baci e tanta positività e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutte!